Ok, passiamo, quindi magari se ci sono domande passiamo alla seconda fase, poi le vedremo dopo. Passiamo al secondo momento di oggi, che vede protagonista DeMio, che è giornalista al Cincinnati Enquirer e vincitrice del Premio Pulitzer 2018 nella categoria giornalismo locale per il reportage 7 Days of Heroin. Nella motivazione del premio Pulitzer, che è stato assegnato appunto 2 anni fa, si legge che il premio è stato consegnato per essere riusciti, il team dell'Enquirer, a realizzare una narrazione scritta e filmata avvincente e profonda, in grado di documentare 7 giorni della più drammatica epidemia a Cincinnati e aver rivelato come questa dipendenza mortale abbia devastato intere famiglie e comunità. Ora, prima di ospitare DeMio, ricordo a tutti che siamo in diretta, che tutte le persone che intervengono cedono la piena e totale liberatoria all'utilizzo delle immagini e degli audio per la trasmissione in diretta e differita in modo gratuito. E tutti coloro che intervengono cedono anche tutti gli eventuali diritti sulla proprietà intellettuale di quanto affermano o mostrano. I remind everyone that we are on live streaming and that all the people who intervene give the full and total release for free to the use of images and audio for live and the fair transmission. All those who intervene also transfer all possible intellectual property rights of what they affirm or show. Quindi se Terry è pronta, con Mattia inizieremo una conversazione sul tema di oggi. Okay. Hi, Terry. Oh. So I'll say a few things in Italian to introduce you. Then I get back to you. You'll be hopefully patient with us because I'm going to be your interviewer and translator. Thank you. Quindi dicevo una brevissima introduzione. Terry DeMio, appunto, come ha detto Antonio, ha vinto il Premio Pulitzer nel 2018. Io ci ho parlato al telefono 4 anni fa durante un servizio in Ohio. Mi aveva colpito il fatto che il suo titolo era Heroin Reporter, per cui si occupava, e come si occupa tuttora per il suo giornale, di seguire la storia dell'eroina, cioè le storie legate all'abuso di eroina e all'abuso in generale di oppiacei che, come ormai sappiamo sempre di più anche in Italia, sono un tema gigantesco dentro il mondo americano, e Terry è la persona che se ne occupa in maniera più approfondita, tanto che ha fatto questo lavoro di cui adesso vorrei chiederle di raccontare, che appunto ha vinto il premio Pulitzer, ma secondo me ci offre l'occasione per avere una professionalità e una storia personale incredibile dentro una delle più grandi crisi sociali, umane, antropologiche del mondo americano, che è appunto quello delle dipendenze. Ok, proviamo a fare questa cosa di appunto cercare di farci capire e le chiederei appunto come prima domanda di raccontarci un po' come questo progetto, che è 7 Days of Heroin, per cui 7 giorni di eroina, racconto una cronologia terrificante e incredibile di 7 giorni, diciamo che fra aule di tribunale, corsie di ospedale, case, telefonate, persone, si racconta queste vite, diciamo, sfilacciate, distrutte, e questa crisi enorme che si è aperta nel cuore dell'America. So Terry, I'm back to you. So thanks for joining us first. I was telling our audience that I bumped into your work first 4 years ago, and I was struck by your title, Heroin Reporter, which was interesting for me as a reporter to see that your beat was
the whole beat was heroin, and I didn't know much about the opioid crisis at that point. And so that's how I got very interested in your work. And then 2 years later, you won the Pulitzer Prize for like this amazing and terrifying story at the same time. And so I think it's interesting for us and for the people that are following this meeting, this little talk, to understand more about your work and what you did in these years. So if you could tell us a little bit about 7 Days of Heroin and about that project and how the idea was developed. And second, so part of the same question, I would be very interested in understanding what it meant for you personally to be part of that story that involved, of course, a lot of visibility and gave, like, I think a big push in people's awareness of that crisis, of the opioid crisis, but also I'm sure it touched you personally and professionally, I'm sure in many ways, and I'd like to ask you further a little bit more about that. So I will interrupt you. So forgive me in advance. I will interrupt you a bit just to convey some translation. I'm sure many people could follow in English, but we want to make sure, of course, everybody could get the translation. Sure. Okay, yeah, you let me know when I need to slow down. I started covering the heroin epidemic in Cincinnati's area in 2012. I was a general assignment reporter at the time, and I noticed a lot of people overdosing and dying from heroin, which seemed unusual at the time. Ho iniziato a fare la giornalista, a occuparmi degli oppiacei, della crisi degli oppiacei nel 2012, quando ero una reporter che si occupava di quello che chiamano general assignment, per cui di cronaca generale, e ha notato che sempre più persone iniziavano a morire di overdose. Le è sembrata una cosa inusuale e meritevole di attenzione. And there were no buildings to go into, like type buildings where people would know much about it. The governments didn't seem to be paying attention, and even medical doctors, very few took care of people or patients who had this disorder. And so I went directly to families, and mostly moms of people who had died or who had the disorder. Ha notato subito che non c'erano strutture né pubbliche né di tipo governativo che si occupavano delle persone che avevano questo tipo di dipendenza, questo tipo di disturbi, e anche dal punto di vista medico si faceva molto poco negli ospedali per capire le cause e anche per offrire dei trattamenti per chi abusava di sostanze, e quindi non trovando risposte nei canali pubblici ha iniziato a incontrare le famiglie di queste persone, soprattutto le madri. And I followed their story. I followed them as they begged for help from state and local governments, from treatment centers that did not use best practices, from medical doctors, and I began to write about this. E quindi ha iniziato a seguire le loro storie, e questo l'ha portata a conoscere tutta una serie di strutture mediche e centri di riabilitazione che però non facevano il loro lavoro in modo serio, in modo professionale, e quindi ha scoperto come questa incapacità, enormi difficoltà e deficienze del sistema nell'occuparsi di questi casi, e ha iniziato a scriverne. And I had a personal connection because as I was growing up,
my older sister, who was exceptionally intelligent and had been an honors student and had gone through college and was an artist, ended up addicted to heroin. And she did get help from a methadone clinic in Cleveland, which was more progressive at the time than Cincinnati. But she moved to this rural area where there was no clinic. And while she never used drugs again, she became very depressed, which is common with people who have stopped heroin use because the dopamine doesn't work in their brain. And she ended up dying by suicide years before I started this work. Ha anche una connessione personale con questa vicenda, perché mia sorella, che era più grande di lei, la sorella più vecchia, che era stata una studentessa brillantissima, con una intelligenza eccezionale ed era anche un'artista, era finita nella dipendenza da eroina e aveva trovato un centro di aiuto nella città di Cleveland, che è un po' più a nord di Cincinnati, dove Terry, che era un po' più avanti, aveva strutture più efficienti nel trattamento, dopodiché però si era spostata in una zona più rurale dello Stato, dove non era più stata seguita e nonostante abbia smesso di fare uso di eroina, è entrata in una profonda depressione, che è una cosa che capita tipicamente a chi smette l'uso di eroina perché la dopamina non circola più nel corpo e come risultato di questa profonda depressione in cui è caduta si è infine suicidata. E questo dice è accaduto molto prima che lei si occupasse professionalmente di questa vicenda. I was very open with every editor since I started covering the heroin situation about my personal connection, and not one of them thought that it was a conflict. And they thought that perhaps I had some insight that others might lack and some knowledge that others might lack. So they encouraged me to continue my work. And by 2017, Greater Cincinnati had so many overdoses going on. You could walk down the street and see people overdosing. You could hear from the police scanners one after another, and sometimes in groups. And that's when one of my editors, who had kind of promoted me to only covering the epidemic, said, we need to do something big. Lei dice che ne ho parlato con tutti i miei capi nei giornali in cui ho lavorato di questa mia connessione personale con la vicenda dell'eroina e degli abusi e tutti mi hanno detto, lei ne ha parlato per essere trasparente rispetto al fatto che ci fosse un collegamento personale, e tutti i miei editor, i miei capi mi hanno sempre detto che non vedevano nessun conflitto o nessuna cosa che mi mettesse in difficoltà rispetto a seguire queste vicende, ma non solo, al contrario mi hanno sempre incoraggiata perché dicevano che invece il fatto che io avessi una connessione personale con questa vicenda potesse offrirmi una capacità, darmi una capacità maggiore di capire queste persone, di capire il problema in cui erano finite, di capire i traumi e di poterli raccontare meglio. Nel 2017 nell'area di Cincinnati la situazione dell'overdose era spaventosa e per strada si vedevano persone fare overdose di eroina e morire sotto gli occhi dei passanti. La cosa era diventata una questione sociale enorme, gigantesca sotto gli occhi di tutti, e
il suo direttore allora ha detto dobbiamo fare una cosa grande su questa vicenda, cioè un'inchiesta importante e rilevante. The editor that told me to cover this full-time had been, by this point, part of 9 Pulitzer Prizes. And he thought that even though we had a small staff, well, it's smaller now, but even though we had experienced layoffs because people are not reading newspapers as much, what we should do is do what we do best and do better. Wait, let's say, do less better. Il suo editor le ha detto, anche se anche se lo Staff ha già subito un forte ridimensionamento per via della crisi generale dell'industria dei media, l'ha incoraggiata a mettere insieme un team di persone che potessero occuparsi di questa cosa e con il mandato non di seguire tutto e di raccogliere tutte le informazioni possibili su tutta la questione, ma di fare meno, di concentrarsi su alcuni aspetti, alcune storie, ma di farlo meglio, di concentrarsi sulla qualità. So I had been covering lack of action of medical and political entities, and I was learning about just how many people were affected by opioid addiction. 1 in every 3 households had personally experienced, someone in 1 in every 3 households had personally experienced heroin in their families. And the costs were driving upward as people were jailed for something that they could not control. And fentanyl had come into our area, and then carfentanil, which I was the person who dubbed it the elephant opioid after I learned about it from researchers at Johns Hopkins. Ha iniziato quindi a scoprire, prima attraverso diciamo, il malfunzionamento, le pur malfunzionanti strutture sanitarie e politiche, ha iniziato a indagare su quanto fosse diffusa l'epidemia di oppiacei e di dipendenza da sostanze, scoprendo che una persona ogni 3 famiglie, diciamo, in 3 gruppi familiari, c'era almeno una persona ogni 3 gruppi familiari che aveva sperimentato o aveva passato un problema di dipendenza da sostanze come l'eroina o simili, e ha scoperto e osservato che altre sostanze chimiche si stavano affiancando a quelle tradizionali, in particolare il fentanyl, che è un oppiaceo potentissimo, e anche il carfentanil, che è ulteriormente più potente rispetto al fentanyl, e che Terry stessa è stata la persona che ha definito la droga degli elefanti, perché grazie a una sua inchiesta giornalistica con dei ricercatori ha scoperto che questa sostanza viene usata soprattutto per narcotizzare gli elefanti. So always through this, the photographers and I would go to the people affected. It was kind of cool that we didn't start with buildings, we started with humans, and we continued that. And there was a particular photographer, Terry Cochran, and a particular writer, Dan Horn, who played a big part in 7 Days of Heroin. And I had talked about covering this 24/7 to try to show the impact on the area. And that's why when our editors want us to go big with heroin this year, as we call it, the heroin beat, it's all opioids.
that is why I said, let's do what an epidemic looks like in 7 days and nights. Dice che la cosa positiva dal punto di vista professionale è stato il fatto che non hanno iniziato dalle strutture, dalla burocrazia, anche perché tutto funzionava poco e i dati non c'erano, ma dalle persone, per cui andando a cercare le storie, andando a conoscere le persone, andava sempre con un fotografo sua fiducia con cui hanno iniziato a intessere delle relazioni, e ci sono stati in particolare alcuni del team che si è occupato, che hanno fatto delle ricerche importantissime, ma proprio con questa idea di entrare in contatto con le persone direttamente, e quindi da lì, con questi incontri personali, da lì mi è venuta l'idea di raccontare questa epidemia di dipendenza da sostanze come l'eroina e di tutti gli oppiacei, raccontarlo come impresa diretta da dentro, raccontare l'epidemia mettendo insieme 7 giorni in cui tutte queste storie si svolgono. Quindi con un approccio dal basso e dal terreno, piuttosto che con i dati o con un approccio, diciamo, politico o medico. So the week of July 10th, 2017, 65 reporters and photographers went to the streets and under bridges and treatment centers and places where children had been removed from heroin addicted parents, and courthouses, and everywhere 24/7 to just gather in almost a cinematic, observational way what was happening in and to our communities with heroin. You said 67? 65. Oh, 65. Ok, quindi ha detto dalla settimana tra il 10 e il 17 luglio del 2017 65 cronisti di tutti i tipi, scrittori, fotografi, videomaker, di tutte le tipologie possibili, tutte le esperienze professionali possibili, si sono messi in tutti gli angoli e i posti della città, dentro gli ospedali, dentro i tribunali, agli angoli delle strade più malfamate, sotto i ponti dove ci sono i pusher, in tutti i luoghi decisivi e chiave, dove c'erano le persone e le situazioni da raccontare, per mettere insieme una specie di racconto cinematografico che fosse come un coro di tante voci di cronisti, che ciascuno aveva visto un pezzetto di una storia più grande, che doveva essere poi raccontata tutta insieme. E approfitto anche per ricordare che si possono fare delle domande scrivendole in chat. I was alerting about the possibility of sending questions as we speak, so I can read them aloud afterwards. Okay, so we captured through 911 calls a child's voice begging for help because she couldn't wake up her daddy. We were with a mother and daughter, baby girl, who were doing wonderfully, but 10 days later, the mother overdosed and died. We covered the costs of jails in housing people. And we just put together, sometimes hour by hour, minute by minute, kind of a diary of observations and video of things that happen throughout the week. And every day we ended with the number of overdoses, the number of overdose deaths that we knew of, and other numbers to show the impact on a daily basis
of this crisis in our communities. Abbiamo trovato, ad esempio, le chiamate al 911, l'equivalente al 118, di un bambino che cercava di svegliare suo padre, o di una madre, una figlia che diciamo stavano bene, ma 10 giorni più tardi la madre avrebbe avuto un'overdose. Abbiamo trovato case in cui c'erano montagne di aghi usati e abbiamo messo insieme tutti questi frammenti, questi pezzi di storia dentro diciamo un racconto, questo racconto in presa diretta corale, e alla fine di ogni giornata abbiamo fatto il conto di tutti quelli che avevano avuto un'overdose e di quelli che erano morti per overdose. And this was not about trying to get a Pulitzer. This was about covering our communities. And personally, when I saw it take off, when people were reading and families would tell me they had their children watch the documentary, and when it went so well, I felt relief because finally, because of the entire staff being involved, people could see the devastation of a crisis the way I did, not just in a slice here that I wrote about, or a family there, or, you know, not just piece by piece. So it was a relief to me. And then in January 2018, we were stunned to win the local reporting Pulitzer that year. Noi non l'abbiamo fatto non era fatto per vincere i premi, per vincere il Pulitzer, ma proprio per dare il nostro aiuto alla comunità che aveva bisogno di essere raccontata, e alle persone di poter vedere quello che stava succedendo. Per me è stato quando poi siamo usciti con questa storia, che ha anche avuto un documentario di accompagnamento, quindi tutta una documentazione, un lungo documentario video. Per me è stato un sollievo in un certo senso, ed è stato un sollievo soprattutto sapere che tanti nella nostra comunità avevano visto questo documentario e così avevano capito, avevano potuto vedere l'entità della crisi che stavamo vivendo, e hanno potuto prenderne coscienza e rendersene conto. Dopodiché nel gennaio del 2018 abbiamo scoperto di avere anche vinto il Pulitzer con questa cosa. And even though there is still an inordinate amount of death here in the United States, and particularly in our area, from opioid overdose, I have seen progress, and I carry Narcan. I always try to explain to journalists that I do not fear being empathetic with those I cover. I care. I am a trained observer like you. I take notes, do investigations. I am not an activist. I am not a treatment advocate. I report science and the human side, but I won't let somebody die unnecessarily if I can restore their breath with Narcan. Dice che non sono un attivista, non faccio la giornalista, indago sulle cose che vedo, non sono un attivista per il trattamento in un modo o nell'altro della dipendenza, però non ho paura di sviluppare un'empatia
con le persone di cui mi occupo e che racconto, e anzi è un tratto della mia vita professionale, tanto che porto sempre con me il Narcan, che è una sostanza diciamo che si può iniettare a chi ha un'overdose, è una sostanza che salva la vita se somministrata immediatamente appena dopo l'overdose. Lo porto sempre con me e non è un conflitto con la mia posizione di osservatrice, che non permetterò mai che, diciamo, una persona che sta per morire, se io posso fare qualcosa, muoia senza che io tenti di salvarla. What else would you like to know? There's many things. I would like to ask you about, to get a little, I mean, you went there already, but I would like to ask you to elaborate a little bit. What struck me about your work and the works of many other very talented reporters covering this crisis, the fact that when you get in touch with such a crisis, I think you get in touch not simply with a socio-economic type of crisis. You get in touch with something that is, I think, it is slightly deeper. And it looks like to me an existential crisis. And famously, I think a few years ago, a couple of famous professors that won the Nobel Prize also, Annie Case and Angus Deaton, coined this phrase, "deaths of despair," that became popular in describing a lot of deaths and a lot of suffering that are not immediately or directly connected with poverty or economic condition. So what I'm trying to ask you is to get a little bit further into what you saw as a reporter in terms of the personal difficulties that so many people are going through, and what is that you understood about what's behind, what's the engine of such a deep and really painful phenomenon that is vast and is not if I understand correctly, is not only related. It doesn't only relate to economic circumstances, for example. Traduco per gli italiani. Le ho chiesto se può entrare e spiegare qualcosa in più su quello che già un po' accennato, cioè sul fatto che entrare in contatto con questa crisi che lei ha descritto già in modo così potente, che racconta per mestiere, se non la pone di fronte a una crisi che non ha appena una dimensione economica, non è legata soltanto a questioni, diciamo, di estrema povertà, di indigenza, ma rivela un aspetto più profondo che definirei esistenziale e di solitudine, e di mancanza di significato. Ho chiesto se può dirci qualcosa in più su quello che idea si è fatto, su qual è un po' il motore di questa crisi, che ha delle proporzioni enormi, vastissime, profondissime, come lei ci ha già testimoniato in modo abbastanza eloquente. Well, this disorder is about pain, and it can be about physical pain or emotional pain. And in our area, in our particular area, we had a lot of people who at the time were mainly white, middle-class people or working class who were being given prescriptions for pain medication.
some of this pain medication was for labor work where they got hurt, some of it was for other stuff. So you can start that way. Dice questa crisi, questo disordine, questo disturbo è meglio, è generato dal dolore, è legato al dolore. Dice il dolore può essere fisico ma anche emotivo. In tanti casi nella nostra area la caduta dentro questa dipendenza inizia con degli analgesici e degli antidolorifici che vengono prescritti per risolvere problemi legati al dolore, spesso legati a dolori causati da infortuni o logoramento sul lavoro, ed è un fenomeno che riguarda soprattutto maschi bianchi della classe media o della working class. So, sadly, those who had insurance covering medical care, had access to doctors, were more white people in our area. And some of the medical professionals took advantage, and Big Pharma perhaps took advantage of people who needed help with their pain. And there were what we called pill mills, where people would get in line to. But around 2011, our government cracked down on the pill mills. And over in Mexico, the cartels recognized that there was a vastly addicted population that no longer had opioids in pill form, came in with heroin. And that when did you say was the crackdown from the government? About 2011. Ok. Allora, dice che tanti che avevano bisogno di questi antidolorifici si sono rivolti ai medici, e i medici in tanti casi, purtroppo, abusando della loro posizione, hanno prescritto tantissimo e in maniera incontrollata questi antidolorifici, e questi soprattutto per le persone che avevano una copertura dell'assicurazione medica, quindi di fatto questi tipi di trattamenti erano coperti. C'è stata una enorme crescita della diffusione di questi farmaci. Le grandi compagnie farmaceutiche hanno approfittato di questo aumento della domanda che è stato accresciuta ulteriormente proprio da questi medici che prescrivevano quantità enormi, e fino ad arrivare addirittura appunto alla diffusione di fabbriche di pillole, e quindi c'erano magazzini interi che diffondevano queste pillole che venivano prescritte ai medici. A un certo punto, attorno al 2011, il governo ha fatto una limitazioni molto severe della diffusione di queste pillole, e che quindi a questo punto non si trovavano più, e si è scoperto che in Messico c'era una vasta, popolazione che non aveva più queste pillole, quindi si è creato un meccanismo per cui dal Messico hanno iniziato a importare attraverso il confine l'eroina. Quindi per colmare questo vuoto dopo la stretta del governo è arrivata l'eroina. At the same time, in the United States and in our area where Alcoholics Anonymous was created in Ohio, the medical community had divided itself away from criminal justice and self-help. So we had people trying to heal themselves in group therapies and
ways that traditionally can help with alcoholism and such, but do not help with opioid addiction. So we ended up, you know, this divided grouping. There was the medical professionals, very few of whom took care of people with addiction. And then the criminal justice system, who ended up with them because of the needs that they had. So if they're compelled to use drugs, they have to get drugs. They may have to steal, they may have to, you know, do things that are against the law. Was that too much? No, it's okay. Dice che questo ha generato una situazione in cui per fronteggiare sempre le crescente numero di persone che finiva in questo tipo di dipendenza, si è creata una grande divisione fra gli approcci. Da una parte i medici e l'approccio medicale, però in cui pochissimi medici hanno veramente voluto provare ad aiutare queste persone, curandole con delle terapie, prendendosi cura dei loro disordini. Dall'altra, anzi una triplice divisione, dall'altra c'è stata una cultura del self-help, per cui il tentativo di dire in fondo ognuno cura se stesso e che si motiva da solo, e questo è legato al fatto che in Ohio è anche il luogo dove sono nati gli alcolisti anonimi, quindi una terapia che è diventata famosa in tutto il mondo, che è basata sulla terapia di gruppo, ma la terapia di gruppo funziona per l'alcolismo, ma non funziona per gli oppioidi, per gli oppiacei. Dalla terza parte ancora, il terzo approccio è stato quello della giustizia penale, della giustizia dal punto di vista della giustizia criminale, e lì tanti sono finiti in prigione o nei guai con la legge, perché naturalmente la dipendenza e questo disordine così diffuso ha generato persone che rubavano per procurarsi l'eroina e qualunque altro tipo di violenza connessa a persone profondamente disturbate che non riuscivano a controllare i loro impulsi, specialmente quando avevano in astinenza, avevano bisogno di recuperare qualcosa da iniettarsi. My feeling is that underlying all of this devastation is that pain. And we had the perfect storm happening with all of those people being addicted, with an enfranchised, valued community, white suburban moms begging for help, with a more enlightened medical community that was able to move to help. And what was I going to say? Basically, I think we had, and social media. I mean, I followed parents to state houses and governments where they demanded, and no elected official wants to turn away large groups of mothers and then hear about it on social media. They have to act. And I think this is why we are where we are now. Secondo me la questione fondamentale dietro a questa crisi è il dolore, perché appunto il dolore che è fisico ma anche dolore emotivo, e per rispondere a questo dolore si è finiti dentro questo gorgo. Dopodiché c'è stata in un certo senso una tempesta perfetta in cui le cose attorno a questo problema si sono improvvisamente mosse, e tanto hanno fatto, tra gli altri fattori, anche i social media, in un senso positivo, perché
questo ha permesso a me e ad altri di seguire genitori e persone che erano dipendenti o avevano qualcuno in famiglia con delle dipendenze, e poter anche ha permesso di aiutare queste persone anche a farsi sentire con i politici locali, le persone che avevano responsabilità nella comunità, per chiedere con più forza e insieme un aiuto perché fossero trattati nel senso medico. So I'm not sure if I answered your question, but without that human element, we don't have compelling stories that can hold an audience, in my view. I even wrote about paramedics, firefighters who became so used to going to these overdose calls that they had compassion fatigue. And how would the state of Ohio address this? How would they help with this? Everybody became deeply affected. Dice che senza questo elemento umano nel racconto e di legame con le persone, non solo con le strutture, non sarebbe stato possibile diciamo, raggiungere e veramente poter raccontare e far capire la profondità del dramma che stiamo vivendo, che è un dramma che coinvolge tutti i membri della comunità. Ci sono pompieri e poliziotti che hanno sviluppato una specie di affaticamento da compassione perché diciamo tutte le loro giornate sono dedicate a diciamo, soccorrere e aiutare e condividere il dolore con queste persone, così tanto che se stesse sono in una situazione di stress emotivo, per quanto questo problema è pervasivo ovunque. Terry, no, go ahead if you need to finish. Then I have one last question. All right, so one last question, Terry, before opening the floor, if there's somebody who wants to ask some question. What could you tell us a little bit what skills you mentioned that already a little bit, but what skills as a reporter and as a person you had to develop in order to tell these stories better, to understand better where you were, and to communicate better this. And you just mentioned the compassion fatigue of the firefighters and the people in the community. Isn't it for you the same a little bit? Don't you have also a little bit this? Is it something? I mean, I can. From what you told us, it's easy to imagine. No, it's super hard to imagine because I'm so removed from that situation. But if I try to picture myself, I think it must be toilsome in a way to be so close to so much pain for so long and on a regular basis. Is it for you as a professional also like a struggle to not just to report objectively, but even to function as a human being when you are so exposed to so much pain? Le ho chiesto quali particolari abilità professionali ha dovuto sviluppare o ha curato per cercare di capire meglio, di raccontare meglio una situazione così drammatica, e anche se il fatto di stare a contatto con tutto questo dolore regolarmente, giorno dopo giorno, come suo non solo evidentemente
compito professionale, ma anche come missione, che mi sembra che si capisca che c'è un chiaro senso di un certo compito all'interno di una comunità, se anche per lei non è stato una cosa che emotivamente le pesa, o comunque la vive come una condizione difficile. So let's start with the skills. They are basic reporting skills, I think, but instead of being, I mean, you're assertive, but when you're talking to regular people enduring terrible things, you may need to adjust your body language. You may need to nod a little more. You may need to share. I have not shared my sister's story with people to try to get them to, to speak, but you may share some level of empathy and let them know that they matter. I've found that dealing with people who have addiction, dealing with a lot of beautiful people, even if they're dirty, messy, because there's someone inside there that nobody wants to have addiction. So your vision and your ears, you may touch them a little bit, like just their hand, or reach out a little bit. And it's basically reporting what you see and hear, rather than digging like we do in other ways. Come cronista dice che ha sviluppato le abilità normali che servono ad un cronista, però ho anche aggiustato il mio modo per capire meglio le persone che avevo davanti. Magari diciamo senza scavare continuamente come fanno i cronisti normalmente, ma usando gli occhi e le orecchie per guardare e ascoltare le persone. Non ho mai condiviso con le persone con cui parlo per lavoro la storia di mia sorella, però ho condiviso almeno un certo livello della mia vita personale, per far capire alle persone che ci tengo a loro, e questo, diciamo, la chiave di tutto è far capire alle persone che incontro che hanno un valore, che contano qualcosa, che c'è qualcuno, che sono qualcuno, anche se sono magari sporche, incasinate, e sono in una condizione totalmente disastrata e difficile, ma sono persone che hanno un valore. Quindi guardare e ascoltare queste persone, fare capire che c'è un legame tra la mia umanità e la loro, è stato la parte più importante da sviluppare per fare questo lavoro, contrariamente invece a certe altre abilità di chi come giornalista investigativo ha sempre il problema di scavare, di chiedere, di incastrare, di incalzare l'interlocutore. And regarding my feelings, I've always tried to cover my beats, including the human. When I was given the police beat as a young reporter, I changed it in my own mind to the crime and victim beat, so that I would look at a police report and find the name of an individual, whether it was a victim or a suspect, and I would try to talk to the victim or the victim's mother or the suspect. So I kind of trained myself in providing these stories of insight. What makes this young man who
shot somebody in the head, a human being, not to sympathize with the person, but to try to show the whole picture. So that's the way it started. And I'll continue after that. Ho iniziato a occuparmi, quando mi occupavo come cronista, soprattutto dei casi criminali, a immedesimarmi nelle persone di cui leggevo, ad esempio, in un rapporto della polizia su un crimine e a provare a mettermi nella posizione di queste persone che erano diciamo, accusate di aver commesso un crimine o criminali e anche delle loro madri, delle persone che erano a loro vicine, non per semplificare la vicenda, ma per ricordarmi sempre che dentro questi documenti, dentro queste vicende che io dovevo raccontare per lavoro, c'erano delle persone. E questo è stato come un allenamento nel modo di guardare i fatti che osservavo per lavoro. I have come to know many, many people who have addiction disorder and families of these people and children who have been removed from these people. And I care about them, and occasionally it can seem overwhelming, but I also have a way of setting it aside when I need to. And I am a single mother. My husband died 9 years ago from cancer. So I remain very active in my transgender daughter's life. And she's very aware of what I do, and has been since almost I started, since she was about 9. But, I do kind of just move from one role to the other fairly fluidly. And I used to get a lot more phone calls from distressed parents. My son left and took the keys and the car and my credit card, and that was jarring. But I try to just channel my reporter self when things like that occur and figure out whether there's a larger story or whether it's just something we need to let go at this point so that the audience doesn't get bored. Ho iniziato a entrare in rapporto con tanti, soprattutto con le madri, magari trovando situazioni difficilissime come madri a cui venivano tolti i figli e che quindi, con cui quindi ho sviluppato evidentemente delle relazioni molto profonde e a volte anche molto difficili emotivamente, perché uno rischia di essere sopraffatto da un legame con situazioni complicatissime. Ho ricevuto tantissime chiamate, soprattutto all'inizio del mio lavoro in questo particolare settore, da figli che erano scappati dai genitori o da altre situazioni difficilissime. Io stessa, come dire, ho sperimentato molta sofferenza e sono una madre sola. Mio marito è morto 9 anni fa di tumore e quindi ho sviluppato naturalmente un certo livello di empatia, anche se d'altra parte ho anche trovato il modo di riuscire a dividere la mia vita professionale e avere chiaro che uno non può essere sopraffatto dall'intensità di questi rapporti, di queste storie così drammatiche, perché altrimenti verrebbe completamente troppo coinvolto e alla fine anche schiacciato
dal peso di tutta questa sofferenza. Quindi ho trovato un equilibrio fra la mia vita professionale e la capacità ugualmente di entrare in contatto con queste persone, guardandole come esseri umani. Terry, thank you so much. That was like really, I was blown away by your story, and it was really great to hear from you, your really the insights and what's behind your work, and which I really admire, and I think it was for all of the people who followed us in this little conversation, the opportunity to see a little bit of your ability and skills in telling a story, and also a little glimpse of your humanity and your ability to empathize, which I think is an underappreciated quality in journalism, and sometimes even treated with some degree of skepticism, as if too involvement is kind of bad for the objectivity, which is an interesting topic. I think you gave us an interesting perspective on that. Ho ringraziato Terry perché secondo me in questa piccola conversazione ci ha permesso non solo di vedere quanto è interessante il suo lavoro nel raccontare, diciamo, una vicenda e una situazione di una complessità e di una drammaticità incredibile, ma anche per, io credo, ristabilire o comunque dare un suggerimento sul rapporto fra sé e ciò che si racconta. Spesso si dice che un eccesso di vicinanza con l'oggetto di ciò che si racconta va guardato con sospetto. Mi sembra che Terry ci abbia fatto vedere che invece entrare in rapporto con le persone, le circostanze che raccontano non è contrario a un ideale di supposta oggettività del giornalista, ma invece permette di entrare più profondamente dentro una cosa così complicata e anche misteriosa e indefinibile come l'umano, che è alla fine l'oggetto del suo racconto, di tutti quelli che fanno questo mestiere, ma certamente nel modo specifico in cui si trova a farlo Terry DeMio, questo si vede in modo più evidente. Antonio, non so se vuoi riprendere tu in mano le redini e se ci sono domande. I'm checking if there are questions, Terry. Hold. Sì, ci sono delle domande. We have a few questions for you, Terry, if you don't mind staying with us for... I'd be happy to. Great. Ok, la prima è, vorrebbero chiedere cosa ne pensa della legalizzazione delle droghe, dopo quello che ha visto e raccontato, e se ci sono delle differenze tra droghe leggere e droghe pesanti. Poi faccio dire tutte le domande oppure facciamo una a una? Facciamo una a una, forse è meglio. Somebody, sappiamo il nome di questa persona, possiamo dirlo? Sì, vabbè, non so perché non l'ho scritto, quindi magari andiamo. Okay, niente. So somebody in the audience wanted to ask your stance on drug legalization, and if you do see a substantial difference between heavy drugs and light drugs in terms of the kind of addiction that you can develop out of the two kind of drugs. I'm not sure light drugs is the right term, but means weed or... Right. Okay, so as you know, as a journalist, very few people learn of what my opinion is. But since we are all journalists here, I will let you know that from what I have seen, I think that legalization would absolutely be a good thing and a right thing to do. And I believe that
we are not that progressive in my area, but where we have improved is let's not focus so much on the supply and arresting and trying to eliminate the supply as on the demand and trying to provide compassionate care and science-based medicine to help people who are ready to be helped. Come giornalista non ho un'opinione, diciamo, professionale, però come persona privata penso che la legalizzazione sia una cosa giusta. Io sono d'accordo con la legalizzazione delle droghe leggere. Penso che la cosa importante che non abbiamo ancora fatto, almeno nella mia area, nell'area in cui vivo, sia invece quella di dare accesso a trattamenti medici delle dipendenze, anche con un uso controllato di sostanze alternative per curare le dipendenze, e questo non è stato fatto, non viene fatto in modo scientifico, con dei dati medici e con del personale medico professionale, e quindi viene fatto poco, e questo è un problema. Thanks. Sì, questo era Alessio Laudicina. La seconda domanda è da parte invece di Violette Bottolu, vorrei chiedere a Terry DeMio come reagivano le persone che vivevano la dipendenza alla presenza e al lavoro dei giornalisti. Violetta is asking you how people generally reacted, people that you covered, of course, so in situation, addicted people, or in household where somebody was experienced that issue. How did people and how people do react to the presence of a reporter in their household, in their context? Several years ago, it was hard to get people to come forward and be comfortable with the cameras or me. And I often started by myself without a photographer. But they were also people who were not being heard. So they were much more likely to kind of speak. And a major difference is that between then and now, it's so much more out in the open that, you know, and even though there's still a lot of stigma, I don't have trouble getting people to provide their names or be a part of it. In fact, I am flattered to know that sometimes people from another part of the state have heard of me, and they will call me and tell me what trouble they're having. And so the reaction overall has been positive, I would have to say. La reazione in generale è stata positiva, però nella prima parte, quando ho iniziato a fare questo lavoro, c'era molta diffidenza. Le persone, era difficile entrare in rapporto con loro, e alcuni reagivano chiudendosi, con grande diffidenza, quindi spesso iniziavo da sola, senza il fotografo, e diciamo iniziando in punta di piedi. Dopodiché è cambiato un po', perché queste persone, che erano certo diffidenti, ma erano anche persone che non erano ascoltate, che non avevano nessuno che le stesse a sentire, e quindi chi iniziava ad aprirsi si rendeva conto che finalmente qualcuno li interpellava, si interessava di loro, e nel tempo ho notato che la reazione delle persone delle persone con i giornalisti è migliorata, tanto che non faccio nessuna fatica a chiedere alle persone di comparire con il loro nome e cognome, lo fanno quasi tutti, anche sapendo di esporsi a uno stigma sociale che c'è sull'uso di eroina, ma giudicano più importante e positivo, tutto sommato, rispetto al dramma che vivono,
poter essere ascoltate e poter fare in modo che le loro storie siano sentite e vadano fuori, e tanti adesso da tutto lo stato dell'Ohio dove vivo, anche persone che non ho mai visto, leggendo le mie storie mi chiamano anche solo per raccontarmi la loro storia e per avere qualcuno che li ascolti. Ok, c'è un'ultima domanda, Gabriele Mele della Fondazione De Gasperi, che ci scrive, in realtà 2 domande, una per Mattia Ferraresi, ma la facciamo dopo. Per Terry la scrive direttamente in inglese, scrive to get in touch on an emphatic level, did you use a Jungian approach with those people? A human approach? I think Jungian approach, the Carl Jung approach, so it's kind of like a psychotherapeutic type of very specific question about technique. Right. I'm not sure, because everyone was so different, every individual was different. And I think I just treated them, as who I had 2 big sisters and 2 big brothers. I had a mom, I had a dad, I have an adult daughter, and I have been married before. I just treated them like I treat anybody, like as an individual. And you can kind of tell what someone's personality is within a few seconds of being around them. And you just kind of, yeah, sure, in a way it's a little bit of an acting job. You kind of respond to how they are. But you let them know that I don't know it all, and that's why I'm here. I mean, everybody in their own way is their own expert, right? So you approach with respect. I hope. Yes, no, I'm sure. I'll try to summarize. Dice che non ha un approccio specifico dal punto di vista della scuola psicoterapeutica, perché invece riconosce che ogni persona è diversa, e quindi nel mio lavoro di giornalista la cosa fondamentale è cercare di apprezzare la diversità di ciascuno. Non c'è un metodo specifico con cui posso affrontare quindi c'è la sua relazione con l'empatia più, diciamo, sulla cura dell'individuo, piuttosto che su applicare una specifica tecnica o una scuola particolare nell'affrontare l'altro. That was it, I think. Forse c'è quest'ultima domanda che ho scritto ora in chat. Rosaria Scotti scrive: è stato messo in luce il legame tra la storia individuale dei soggetti dipendenti e l'influenza, il potere del narcotraffico mondiale. Non so se sia effettivamente una domanda o magari una richiesta di approfondimento. Yes. So the very last thing is from the audience is asking that a lot of people stress the link between the individual stories of addiction and the growing power of the drug dealing worldwide, and if you can tell us something about if you see that connection of a growing trade of drug worldwide that is fueling the crisis that you're witnessing firsthand from the ground. I think any area is vulnerable to that possibility, and that I believe that
You know, the drug trade is a huge business and a great marketing kind of a tool. There are very, very smart people attached to that. And if they see an opening, they'll come in, because really for them, it's all about profits. It's all about money. It is not about others' misery. And I feel like, although I'm not sure if I'm answering this question exactly, I feel like the United States is particularly vulnerable because of our decades of separating, you know, addiction from treatment and understanding. But I know that there are other areas that are much more cruel and difficult, and I would only guess that they are major targets of people who supply drugs. Tutte le aree del mondo sono vulnerabili rispetto a questo problema e certamente i narcotrafficanti a livello globale che sono estremamente furbi nell'individuare le debolezze delle persone possono vedere più facilmente e sono particolarmente abili nell'individuare dove ci possono essere soggetti o situazioni sociali particolarmente deboli e quindi sono punti di entrata per un mercato che si muove in base, come tutti i grandi business, in base al profitto e quindi massimizza le sue opportunità trovando, diciamo, sfruttando le debolezze delle persone. Gli Stati Uniti secondo me sono in particolare esposti a questo problema perché per tantissimi decenni ormai abbiamo separato radicalmente l'idea della dipendenza dalle droghe da quella di un trattamento medico e quindi di una cura, lasciando soli ed emarginando in condizioni di miseria e di abbandono e di allontanamento chi cadeva nella dipendenza senza essere in grado di offrire nulla per curare questo problema, curare questa piaga sociale e quindi c'è una esposizione maggiore rispetto ai grandi traffici della droga che trovano in questo tessuto una facile opportunità di business. Okay, Terry, I thank you so much. That was extremely interesting, and it was also such a pleasure to have this conversation, like not live in person, unfortunately, but at least live, and it was a tremendous opportunity for me personally, and hopefully for all of us to learn more about this, how to do this work in an extremely high level and dealing with a situation that is probably not known enough. I think outside the US, and I think from this side of the pond we are starting now to realize how relevant, how deep it is, this epidemic running, and as you said, right now, no, I mean, nobody's immune from that. So it's like it's really something I think we should talk more about, and we should understand better. So thanks for opening up our perspective and leading us. Thank you. And my recommendation, because I have had editors in between the beginning and now who kind of wanted me to set it aside, and I try to pace my stories, but my recommendation is that if you know there's a story that needs to be told and you are passionate about it, go for it. Throw yourself into it and let your editors recognize its value.
Dice che ha una raccomandazione, siccome tante volte i suoi capi gli hanno detto, hanno cercato di convincerla a lasciare perdere queste storie con cui si era ossessionata, a non esagerare, eccetera. La sua raccomandazione per tutti quelli che ci ascoltano è se c'è una storia da raccontare che pensate che valga la pena che venga raccontata, che abbia valore, che sia importante, che si sappia, non lasciatevi scoraggiare da quello che i vostri capi vi possono dire e andate avanti, perché se una cosa va detta deve essere detta e raccontata e la gente deve saperlo. Thank you again, Terry. Thanks. You have a great day. You too. Mattia. Sì, Antonio. Terry è ancora con noi o si è scollegata? Credo che si sia scollegato. Ok.